Il più influente fotografo in vita, così il New York Times Magazine definì Robert Frank qualche anno fa. Oggi, a pochi giorni dalla sua scomparsa, rendiamo omaggio a questo grandissimo fotografo e al suo libro, The Americans. Benvenuti. Robert Frank nasce a Zurigo nel 1924. All'età di 23 anni emigra negli Stati Uniti, dove lavora come fotografo di moda per Harper's Bazaar e tramite loro viaggia nel Sud America e in Europa. Nel 1950 torna poi ancora negli Stati Uniti per partecipare alla mostra 51 American Photographers al Museum of Modern Art di New York. L'iniziale ottimismo verso il suo paese di adozione comincia a sfumare quando comincia a comprenderne la cultura materialista e infatti poi si trasferisce per un periodo a Parigi per poi tornare ancora negli Stati Uniti nel 1953, dove lavora per le riviste Vogue e Fortune. La vera svolta poi avviene nel 1955, quando vince il prestigioso premio Guggenheim Fellowship ed è il primo non americano a vincere questo premio, e utilizza i soldi ricavati per esplorare gli Stati Uniti. Percorre più di 16.000 km e scatta decine di migliaia di fotografie. Gli scatti più significativi li raccoglie in un libro che però non viene pubblicato negli Stati Uniti, ma viene pubblicato nel 1958 a Parigi col nome di Les Américains. Il libro è subito un successo e infatti un anno dopo viene pubblicato anche negli Stati Uniti col nome The Americans. Nonostante il successo mondiale ottenuto grazie al libro, abbandona la fotografia per dedicarsi al cinema, per poi tornare a fotografare negli anni 70. Diviene amico dei principali esponenti della Beat Generation di quegli anni, come Allen Ginsberg, Gregory Corso, ma soprattutto Jack Kerouac, l'autore di On the Road. Ed è proprio Jack Kerouac che scrive l'introduzione al suo libro. Kerouac descrive Robert Frank come svizzero, discreto, carino, che ha estratto una poesia triste dal cuore dell'America e l'ha fissata su pellicola. Infatti il libro racconta l'America del tempo, con i suoi sogni ma anche con le sue contraddizioni. Infatti emerge un'America lanciata verso il boom economico e consumistico, viene vista come terra di opportunità ma anche come terra segregazionista e razzista nei confronti delle persone di colore. Robert Frank fotografa di tutto: jukebox, funerali, qualsiasi cosa che incontra lungo il suo percorso, ma non in modo banale, ma raccontando di fatto un'epoca, una cultura, una società. E infatti Kerouac aggiunge: dopo che hai visto quelle immagini non riesci più a capire se sia più triste un jukebox o una bara, proprio per evidenziare questo contrasto che emerge dalla società americana di quel tempo. Questo libro consacra Robert Frank tra i più grandi della storia della fotografia e lo pone tra i padri di fatto del reportage e della street photography. Questo libro è una vera miniera d'oro di spunti, di riflessioni, di come va intesa la street photography e il reportage. Le foto non sono mai banali, sono ricche di contrasti, di contenuti e veramente invito ciascuno di voi ad utilizzarlo proprio come una Bibbia fotografica da consultare costantemente, perché le immagini veramente raccontano quello che dovrebbe essere un fotografo. Vorrei ora parlarvi proprio di questa foto presente sulla copertina del libro The Americans. Robert Frank affermò in un'intervista di non pensare alla segregazione quando scattò questa foto, però sentiva che le persone di colore erano più dignitose. Senza dubbio però colse appunto lo spirito del tempo. Un'altra cosa curiosa è che questa foto, in alcune edizioni, appare subito dopo un'altra foto denominata 4 luglio.
in cui è raffigurato un picnic sovrastato da una bandiera americana. Le linee verticali dei finestrini del tram ricordano le linee verticali della bandiera di 4 luglio ed è quindi un riferimento indiretto alla mancanza di uguaglianza e diritti da parte delle minoranze etniche dell'epoca. In definitiva, con questo video abbiamo voluto omaggiare Robert Frank per il lavoro che ha compiuto e ricordare la sua scomparsa pochi giorni fa all'età di 94 anni, avvenuta appunto il 9 settembre. L'invito che vi faccio è veramente di studiare questo fotografo grandissimo e di acquistare il suo libro e guardare le sue foto con un occhio critico, un occhio diverso, non superficiale. Il libro lo potete trovare qui in descrizione in questo video. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sul canale di Street Level Photography. Ciao a tutti e grazie.